Di Stefano che salutiamo. Ciao Peppe. Buon pomeriggio ragazzi, scusate per ieri, ma c'è stato un problema di connessione tra noi. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Ovviamente nessun problema, ma il problema sussiste perché Reinders è squalificato e quindi bisogna per forza di cose metterne un altro insieme a Fofana e credo che sia in questo momento corsa a due o forse non c'è nemmeno la corsa, dimmelo tu. No, secondo me, io ho il dubbio tra Musa e Loftus-Cheek. Secondo me dalle parole del mister di Fonseca pochi giorni fa, sicuramente Musa può essere in vantaggio, può avere una chance anche per far rifiatare qualcuno, non che sia una partita da turnover, perché secondo me sarebbe il caso di non farne di turnover in generale mai. Ma soprattutto dopo che arrivi da 2 vittorie consecutive, anche se è complicate, tutto quello che abbiamo detto, Gianni Reinders è la mente, no? E l'intelligenza tattica di questa squadra, e mancando lui serve comunque chi la porti la palla un po' di più, e questa persona può essere secondo me Musa. Loftus sta vivendo sicuramente un inizio di stagione molto complicato. Fonseca l'ha ridotto l'altro giorno l'anno scorso il Milan giocava in un modo, tecnicamente cosa ha detto Fonseca? L'anno scorso il Milan giocava più di rimessa e lui era più importante, quest'anno gioca meno di rimessa, giochiamo meno di rimessa ma più col possesso palla, e chiaramente lui fa un po' più di fatica, quindi non è un tre quarti. Quando gioca a due non fa quasi mai la differenza, bisogna capire qual è l'individuazione del ruolo per Loftus-Cheek. Detto che anche lui è in corsa per giocare con Fofana appunto davanti alla difesa. Peppe, invece davanti ti aspetti qualche cambiamento, visto anche il grande ingresso sia di Okafor sia di Chukwueze nella parità con il Bruges? Sì, nella misura in cui secondo me io mi aspetto Pulisic tre quarti. Non so l'allenamento di oggi come è andata, quindi ancora non vi so dire nulla di più, e vi racconto più o meno quello che penso, quello che ho detto a Sky, cioè Pulisic tre quarti con a destra Chukwueze e a sinistra ma la mia convinzione rimette Leao con davanti Morata, e spiego perché rimette Leao. Nella mia idea, poi magari domani Fonseca mette Okafor. Il Milan non può pensare di prescindere da Leao, con tutto quello che sappiamo, annessi e connessi, ritardo di condizione, atteggiamento a volte svagato, è il giocatore più forte del Milan, e questo secondo me impone a lui e alla società di trovare una soluzione per recuperarlo, per ritrovarlo in buone condizioni. Poi il calcio è strano, lui gioca 57 minuti secondo me fatti bene, forse il migliore del Milan. L'azione che ha fatto Okafor lui la fa 3-4 volte, va 3-4 volte sul fondo, la mette a rimorchio, Teo Hernandez la spara in curva, Loftus-Cheek si scontra con Reinders, entra Okafor, fa un'azione uguale a quella, uguale, e trova Reinders che fa gol, la traduce in gol. Quindi a volte il calcio è un po' balordo, la vita è un po' balordo, ma il calcio in maniera particolare, e gli fa il gol davanti agli occhi, praticamente Leao era uscito da 10 secondi, però quello è il grande dubbio che ho io. E poi attenzione lì davanti, perché Ebram e Jovic il Milan non li avrà sabato e non so quando li riavrà, ma se nelle prossime 4 partite che il Milan giocherà a Bologna, in casa col Napoli, a Monza e a Madrid, c'è tre in trasferta e una in casa, e quella in casa è complicata contro il Napoli. Se gli attaccanti saranno sempre solo Morata Camarda, è una mia idea, secondo me prima o poi magari a Monza una chance dal primo minuto Camarda potrebbe anche averla, proprio per far rifiatare, poi magari invece tra 4-5 giorni Ebram o Jovic tornano in gruppo e allora il problema non si pone più. Peppe, ma a proposito di Rafa, cioè tu che spiegazione ti sei dato, ti stai dando sul periodo che sta passando, appunto, che ne sono state dette di ogni, si esagera spessissimo con le critiche nei suoi confronti. Cosa sta succedendo a questo ragazzo? Secondo me, guarda, io ho realizzato con lui un'intervista lo scorso Natale per Sky, e lui disse una frase che non mi potrò mai dimenticare. Ha detto: quando è arrivato Pioli all'inizio non ci prendavamo, perché lui era un po' freddo nei miei confronti. Ora voi mi direte, ma lui deve fare il calciatore, non è il figlio né di Pioli né di Fonseca, però purtroppo è un ragazzo, per fortuna, è un ragazzo talmente sensibile, da quello che so,
che a volte soffre anche magari atteggiamenti magari diversi rispetto a quelli che poi ebbe Pioli subito dopo i primi mesi. Pioli cosa ha fatto? Lo ha adottato tecnicamente e tatticamente, non lo toglieva mai, lo faceva giocare sempre, forse gli faceva fare una panchina all'anno, gli toglieva la fase difensiva ed era non c'erano dubbi, giocava sempre Leao. Cosa sta succedendo? Meno fiducia dell'allenatore di Fonseca nei suoi confronti, dell'ambiente Milan, perché da quando ha rinnovato no, ma è una cosa normale che sia così, io ti pago di più, io tifoso tra virgolette pretendo ancora di più da te, mentre quello che faceva fino a 2 o 3 anni fa anche un'azione era un'ovazione. E ora si è incastrata la situazione, ora si è incastrata il 4-2-3-1, il 4-4-2, il 4-3-3, il nazionale è un po' più libero, eppure quando parte, come l'altro giorno nella partita contro il Bruges, quando parte è devastante. Non lo so, è sicuramente un giocatore un po' pigro, no, dal punto di vista tattico, gli piace fare quella cosa, probabilmente solo quella cosa, cioè prendere la palla, partire da sinistra o accelerare o andare o a centrarsi e andare a perforare l'area di rigore. È uno che non fa molti gol, ha fatto pochi gol, dall'inizio dell'anno 1 in Champions League, da un anno ha segnato solo un gol, quello col Paris Saint-Germain. Ecco perché sicuramente qualcosa deve cambiare anche nella sua testa. Il Milan deve fare un passo verso di lui deve fare 2 verso il Milan. Peppe, visto che sei quello che tra di noi sicuramente vive molto di più Milanello, anche proprio per una questione di tempo, esatto, fisica, bravo, della presenza proprio a Milanello, volevo chiederti una sorta di fotografia di quello che è in questo momento quello che è Milanello a 360 gradi. Perché si è detto di tutto, sentito di tutto, si è sentito ad esempio la conferenza di Fonseca che è stata abbastanza colorita, quella pre-Udinese, si è sentito delle questioni di qualche giocatore, di qualche parola di troppo di qualche giocatore, insomma, se ci riesci a fare un piccolissimo affresco di quello che secondo te in questo momento c'è dentro Milanello. Milanello secondo me è un po' cambiato rispetto agli ultimi anni, la presenza non costante della dirigenza, per scelta, secondo me, ha imposto a Fonseca di autogestirsi, autolegittimarsi e a volte questi up and down che ha nelle conferenze, che poi è la stessa cosa che dice alla squadra, lo portano chiaramente a dare delle regole, cioè se non c'è la società. Niente, l'abbiamo persa. Caduta la linea. Lo recuperiamo subito. Adesso gli ritelefoniamo per sentire l'ultima, che era l'ultima domanda che gli dovevamo fare a Peppe, perché sono un po' curioso. In effetti già Peppe stava già dicendo qualcosa di interessante, che era un po' in realtà la nostra idea che avevamo avuto un po' di giorni fa. In mancanza di vuoto di potere se l'è dovuto prendere lui pensando, ecco, l'abbiamo recuperato Peppe. Ecco, sì, no, non so perché è caduto tutto. Okay. E vi dicevo, è cambiato un po' Milanello, quindi Fonseca si è dovuto un po' autogestire, si è autolegittimato con alcune scelte. Cosa succedeva in passato? In passato succedeva che un giocatore litigava con un altro giocatore durante l'allenamento, sto facendo un esempio, quindi non un fatto realmente accaduto, ma come succede in tutte le famiglie sportive e non solo sportive del mondo. L'allenatore continua ad allenare il resto della squadra, il dirigente presente prende i giocatori, quei due che litigano, parla con loro, insomma si trova una quadra della situazione. È chiaro che la non presenza costante, perché Moncada viene qualche volta, ma chiaramente non è il dirigente sportivo di riferimento più sul mercato, e la presenza oggi è tornato Ibra, ma non si vedeva qua da una ventina di giorni, impone all'allenatore di gestirsi. E chiaramente questo ti porta a avere spesso, perché come nella vita a volte c'è il poliziotto buono e quello cattivo, invece qua fa tutto, da questo punto di vista, tutto Fonseca, e personalmente per me è una bella scoperta, nel senso, io credevo che fosse uno yes man, invece non è uno yes man, ero convinto che fosse un allenatore fragile dal punto di vista emotivo, invece è completo. Io ammiro molto le sue, ad esempio, conferenze stampa, perché ci spiega le cose, lo ci siete anche voi, quel modo che ha Pavlovic. Noi ci chiediamo perché Pavlovic non gioca bene, ce l'ha spiegato l'altro giorno perché Pavlovic non gioca, perché spesso in fase di ricostruzione fa degli errori, perché è aggressivo, perché ha quest'impeto che lo porta spesso a essere poco equilibrato, cioè
e questo lo fa anche con la squadra. È chiaro che lui chiede ai giocatori delle cose. Io mi ricordo Pioli diceva 4-2-3-1, i tre trequartisti fanno la fase, soprattutto i due esterni fanno la fase offensiva, fanno meno la fase difensiva, soprattutto Leao fa la fase solo offensiva, e qui invece è una rotazione totale. Pulisic che da destra si mette mezzala, Leao che da sinistra deve aiutare il terzino sinistro, i due centrocampisti che non giocano mai a due perché Fofana si mette basso, quindi è proprio un altro modo di. Adesso stiamo iniziando a capire, no? A capire quello che vuole Fonseca. E l'ambiente di Milanello chiaramente è leggermente diverso perché il capostruttura era Pioli, ora è Fonseca, un altro tipo di allenatore. Però io mi auguro, ripeto, per lui, per lo staff, per la squadra stessa, perché poi è la stessa squadra, sono fatta di bravi ragazzi, che si possa adesso trovare un'andatura, perché questi continui sali e scendi, 2 vittorie e poi arriva un pareggio, una sconfitta e allora si ricrolla tutto. Poi il problema non sono le 2 sconfitte, non sono le sconfitte, sono i fatti collaterali alla sconfitta che c'è stata contro soprattutto quella di poche settimane fa contro la Fiorentina. Sono i fatti collaterali che succedono dopo il pari contro la Lazio, c'è il cooling break, bisognerebbe chiudere quegli episodi, far sì che non esistano più, che non tornino più alla mente e soprattutto non ne succedano altri. È un ambiente diverso, ripeto, non è che voglio essere poco romantico o voglio essere troppo romantico dicendo è una gestione diversa, è un allenatore diverso, è una dirigenza diversa e quindi di conseguenza è una nuova politica, ma ce ne accorgiamo. Poi sai, sapete, casualmente sta storia delle curve, dell'indagine, sta cambiando proprio anche un po' l'atmosfera allo stadio, poi anche per le proteste che sicuramente ne avrete parlato e ne parlerete ancora, legate al caro biglietti, c'è un ambiente un po' diverso, è come se ancora sembra che ci sia una fase di questa cena. Adesso si deve arrivare al concreto, adesso partono le settimane complicate, belle, entusiasmanti, io le definisco anche eccitanti, no? Sei il Milan e giochi ora contro a Bologna e devi fare bene, in casa con Napoli e devi mostrare i muscoli, vai a Monza, la partita per eccellenza contro la storia, contro Silvio Berlusconi, e vai a Madrid nella partita, una delle partite più belle d'Europa. È bello giocare nel Milan, è bello allenarlo, è bello per noi seguirlo, ma adesso chiaramente il Milan deve fare il Milan. Sì. Peppe, grazie ancora, buona serata e alla prossima. Grazie a voi ragazzi. Ciao Peppe, grazie. ciao. Lo ritroveremo sabato a Bologna, lo ritroveremo nelle prossime partite. La domanda su Milanello era abbastanza